Mamma mia. Già, come avrete visto nella puntata precedente, oggi sono uno zombie. Ho dormito 5 ore venerdì, 2 ore sabato e sono totalmente sfasato. Ora, a tutti è capitato nella vita più di una volta di dormire poco, addirittura non dormire e il giorno dopo andare a lavorare. È uno schifo, ci si sente sfasciati, si fa fatica a fare qualunque cosa, si va un po' al rallentatore, ma si sopravvive. I problemi grossi della vita sono altri. Il problema è che quando devi guidare una moto da corsa da 200 cavalli, che hai 230 all'ora per correre 63 metri al secondo, non puoi permetterti di non essere lucido e reattivo, perché rischi di far male a te stesso e agli altri. Quindi la gara di oggi sarà veramente difficile. Non tanto perché non riesco a guidare la moto, perché comunque in qualifica si è visto che qualcosa riesco a fare, quanto per il fatto che per evitare rischi inutili dovrò tenermi molto margine. Guidare un po' al rallentatore per evitare di prendermi rischi inutili. Oltre a ciò si aggiunge il fatto che lì davanti a me Palladino e Lamagni si stanno giocando il campionato. Quindi è vero che comunque in pista siamo tutti per fare la propria gara e vincere, ed è anche vero che se non sono particolarmente in grado di guidare, di essere competitivo, non voglio creare problemi al mio compagno di squadra che si sta giocando il campionato. La gara di oggi quindi sarà una gara conservativa. Attualmente sono quinto in campionato e primo nella classifica Rookies. L'obiettivo di gara 1 quindi sarà portare la moto al traguardo e arrivare intorno alla quinta-sesta posizione per consolidare il mio quinto posto in campionato e portarmi a casa punti con cui vincere la classifica Rookies. E in tutto ciò la parte più difficile sarà restare lucidi, restare sul pezzo e conservare quelle poche energie che ho. Durissimo. Sei che è una bella posizione. Sì, lo vedo. Sta interno qua, e soprattutto se inchiodano un po' dentro nella S tu gira largo. Come stai? Voglio andare tranquillo perché cioè, non mi prendo rischi inutili. No, quello no. Franciacorta ho imparato a partire. Se non fossi stato così bollito mi sarei infilato tra quei due là davanti, ma era troppo rischioso. Veramente fatica a guidare, voi non avete l'idea. Non mi oppongo neanche all'attacco di Scotti perché tanto ne ha di più, quindi vai. Come la particella di sodio. Davanti a me il deserto, non c'è nessuno. Dietro di me un altro deserto. Questa gara è veramente un incubo, io vi giuro non vedo l'ora che finisca. In questo momento sono sesto, mancano solo 2 giri alla fine, dai che ci siamo quasi. No, la bandiera rossa, no, oggi no, vi prego. Porca miseria, tra l'altro c'è qualcuno che si è fatto male e le apre la curva, speriamo che non si sia fatto niente.
riparte? Sì, si riparte, si rifà mettere qua perché si riparte. Buono. Voglio morire. Voglio morire. Mamma mia. Dai, ti riposa. È brutto guidare così. Non ho idea di quello che faccio. Caso ero partito bene, potevo infilarmi, ma era troppo rischioso. Ok, si riparte. Gara sprint di 4 giri, non devo pensare alla fatica, non devo pensare al sonno e stringere i denti fino alla fine. Infilati anche loro due davanti, no. Vabbè dai, sulla carta sono più lenti, quindi in 4 giri dovrei riuscire a passarli. Madonna, l'ho visto malissimo. Si stava ammazzando. Questo pilota qua davanti, che non ho mai visto in gara, fa delle linee stranissime perché a centrocurva è lentissimo. E poi sul dritto va fortissimo e frena forte. Mi sta scombussolando tutta la guida. Sono a manetta, guardate quanto accelera sta Suzuki. C'è un allungo pazzesco. E il fatto è che poi frena forte e in curva va piano. Quindi sta andando più piano di me e mi sta facendo da tappo. Però tenendo sempre a mente che non ha senso rischiare di farsi male per guadagnare una posizione che non mi serve a nulla per il campionato, ecco, non so come passarlo, giuro. Questa forse è la volta buona. Provo a infilarmi in staccata qua in fondo. Sì, dai, è andata. Ora resta un giro e mezzo alla fine e devo cercare di mettere insieme quelle poche energie che ho per ridurre il distacco che ho da quello là davanti. Oh, è caduto Vocaturi. Sembra che non si sia fatto niente, per fortuna. Finalmente è finita! Oddio! Oh, finalmente è finita. Vi giuro non vedo l'ora di togliermi la tuta e buttarmi nel letto. Occhio, occhio. Ma prima mi davi un fastidio dalla Madonna alla prima mano. Perché eri lento? No, ho dormito 2 ore. Dappertutto. Arrivavo sempre in difficoltà, volevo già bruciarti. Guarda, sto andando per inerzia. Bravo! Minchia, quando ti ho visto partire ho detto adesso li falcia tutti. Invece è preciso, bravo. T'ho visto per aria a un certo punto. Hai visto? Minchia, mi è partita di... Ma il trascontro non mi entra più, hai capito? Io sono andato tranquillo, ho aperto, mi è partita. Io ho detto adesso me lo trovo in sella. Me lo trovo in braccio. Eri dietro È io. attaccato. Con la R1 blu che poi mi hai passato, sì. E lì... No, te eri bello scorrevole, ti volevo venire dietro, ma avevo paura. Avevo paura perché mi scappava. Ti vedevo troppo lento a centro curva. Sì. E poi gli dai troppo e quindi...
È la mia prima esperienza. Alla sua penalità 68. Ma quante ne hai? 67. Scusa. No. Quasi 68. Avete sentito? 67 anni? A gennaio faccio 68. Io stringo la mano. Veramente. Complimenti. Cioè, a 67 anni quest'uomo, Eliseo La Rocca, ha deciso di fare la sua prima gara in moto. Cioè, ma vi rendete conto? Cioè, io non so da dove cominciare. Non so se partire dal fatto che guida un GSX-R 1000 da 200 cavalli e non ha minimamente paura di dargli il gas, o dal fatto che a 67 anni non hai fisicamente neanche un briciolo della forza che avevi da giovane, ma nonostante ciò guida un 1000, o semplicemente dal puro e semplice fatto che a 67 anni ha deciso di fare la sua prima gara in moto. Quest'uomo, Eliseo La Rocca, deve essere un esempio per tutti. Un esempio che dimostra che l'età è solo uno stupido maledetto numero e che non è mai troppo tardi per iniziare a fare ciò che si ama. Quindi te ne hai molto davanti ancora. C'hai un margine di miglioramento da paura, perché io ogni gara sto migliorando sempre di più, no? Io alla mia età, quindi te alla tua età. Quando è che hai iniziato ad andare in pista? Verso il 2005, 2006. E questo è il primo anno di gare? Sì, questo è proprio la... nel 2005 Perché è stato... avevi 55 anni. Sì. E poi Paolo Cristini mi ha visto a Fracciacorta, fa: ma vieni a fare la Rennstag. No, io ho detto le gare, dove cazzo devo andare io che... Però mi piacevano, sotto ero anche un po' elettrizzato, no? Però poi ha continuato a dirmi vieni, mi ha invitato, mi ha fatto e allora ho detto ok, dai. Moto nuova, La faccio, mai ci usata, provo. Gomme nuove mai usate. Ma ora di gare al gas non ce l'hai te? No, non ho paura di... Proprio quella non ti manca. Ciao. Ciao. Mamma che bella. Colore però adesso non va bene. Vabbè. Guardate che figo. Ma le fai te proprio queste? Dalle R1 di serie. Ma che figata. Grazie davvero. Ok, gara 1 è andata. È stata ufficialmente la gara più difficile di tutta la mia vita, sia perché guidare in queste condizioni diventa poco piacevole e arrivi al punto che non te la godi neanche, sia perché non poter esprimere al meglio le proprie potenzialità è un po' frustrante. Comunque, nonostante sia arrivato sesto al traguardo, in realtà nella classifica finale sono quinto. Questo perché quando c'è una bandiera rossa, la classifica non viene stilata in base all'ordine in cui si arriva al traguardo, ma in base alla somma dei tempi delle due ripartenze. Insomma, nonostante tutto, ho portato a casa la moto, sono arrivato nella posizione che mi ero prefissato stamattina e obiettivo raggiunto. Ora relax, cerco di recuperare le energie e mi preparo per gara 2.